Bella a tutti ragazzoli e bentornati in un nuovo video. Siamo su Assetto Corsa Evo perché volevo fare un video appunto su cosa mi è piaciuto di più e invece su cosa secondo me andrebbe migliorato. Appunto sto leggendo dei messaggi anche un po' cattivelli su Assetto Corsa Evo, è un arcade, fa schifo e compagnia bella, quindi vi volevo portare un po' un video su la mia esperienza su queste prime 10 ore nelle prime versioni appunto della Early Access di Assetto Corsa Evo. Della serie cosa mi è piaciuto di più partiamo subito con il garage, cioè non mi sarei mai aspettato di stare decine di minuti a osservare le vetture una per una, dischi dei freni, interni, opzioni sulla scena, quindi cambiare anche lo showroom, andare da un'altra parte, immaginare quest'auto come se fosse veramente mia. E questa cosa, ragazzi, sembra una banalità, ma a parte osservare veramente il veicolo e il modello in 3D è una roba fotonica, cioè io direi che veramente è irriconoscibile dall'auto vera, è veramente stupendo. Tutti i dettagli, anche le pinze dei freni, le scritte sui copertoni, il carbonio, anche le luci, cioè guardate, sembrano veramente reali. È proprio incredibile. Pure guardate, pure la fotocamera qui dietro, tipo la fotocamera del cofano. Cioè, ragazzi, cioè io credo che chi ha una Giulia vera e se la ritrova così con questa fedeltà nel gioco, guardate pure la presa d'aria qui nel passaruota, cioè è una roba incredibile. Questa è una cosa che già c'era su altri giochi, però ecco, ritrovarsela anche qui e potersi passare del tempo con una vettura nel proprio garage su un simulatore, ecco, pensavo fosse una gran cazzata, ma alla fine devo dire che è una cosa che mi piace. È una cosa che mi piace. Si può anche ovviamente cambiare la visuale, vedere com'è l'interno. Ecco, la fedeltà del modello, ragazzi, è qualcosa di incredibile. E non sono riuscito ad accendere la macchina, forse è una cosa che si potrà fare in futuro. Qui vedete ci sono i tasti di accensione e avvio, però non succede nulla. Ma guardate il dettaglio anche del tappetino dei piedi, ma io no, veramente super super dettagliata e mi piace veramente tanto e non pensavo assolutamente di poter passare così tanto tempo a guardare semplicemente un modello 3D. Ecco, e ripeto, questa cosa qui ti fa affezionare a un veicolo. Figuriamoci poi quando arriveranno anche i potenziamenti che sono stati annunciati. Cioè, guardate che roba. Cioè, veramente passerò ore e ore e ore a guardarmi queste vetture così con questo dettaglio. Super super bravi. Bellissima questa integrazione. Ok, scendiamo in pista ragazzuoli perché adesso iniziamo a parlare un po' di fisica anche. Ma prima volevo dirvi la seconda cosa che mi era piaciuta, che è l'audio. Non semplicemente l'audio in relazione a quello che effettivamente è l'audio di una macchina vera, perché non è assolutamente somigliante questo alla Porsche 992 GT3, almeno guardando gli onboard, ma l'audio in generale di Assetto Corsa Evo è un audio dinamico, cioè prende in considerazione anche il punto dove siamo del tracciato e rimbomba per esempio sui muri. Questa è una cosa meravigliosa e si nota tantissimo su Imola quando si passa sul rettilineo principale. Ora ci arriviamo, nel frattempo taglio. E secondo me è una cosa che aumenta molto l'immersività. Cioè avere un audio di questo tipo una sorta di audio spaziale, è spettacolare. Adesso non so se è una roba un po' scriptata, passatemi il termine, nel senso che è solo in alcuni punti, ma io l'avverto tanto. E principalmente appunto sul rettilineo. Vediamo se adesso si riesce a intuire. Ora mi sto zitto. Allora, quando passiamo vicino al muretto, sentite? Qua si dovrebbe sentire.
finito il muretto, finito di rimbombare. Cioè, l'avete percepita questa cosa qua? Cioè, è una roba pazzesca. Magari con qualche macchina si percepisce di più, con qualche altra meno, però è figo. Cioè, io mi ricordo quando avevo il 125, avevo la Kagera Mito 7 Speed, no? Quella di Eddie Lawson. La cosa fantastica era passare vicino ai muretti, tu sentivi proprio che ti rimbombava l'audio, cioè ti rimbombava il suono della marmitta, il suono del motore dentro le orecchie e ti faceva esaltare. Non so se qualcuno di voi l'ha mai provata sta cosa, ma io mi sono ritrovato a percepire una cosa simile appunto quando sono passato qui sul rettilineo di Imola con questa macchina o anche con le altre. Questa roba è fantastica, quindi promosso. Passiamo adesso a parlare un po' di fisica, perché la terza cosa di cui parliamo è il bloccaggio. Ok, questa Porsche Cup ovviamente non dovrebbe avere l'ABS, su Assetto Corsa ce l'ha, tecnicamente dovrebbe esserci qualche campionato appunto che ha sia DC che ABS, ma noi andiamo a vedere, disabilitando l'ABS, quello che succede quando blocchiamo. E succede esattamente quello che dovrebbe succedere nella realtà, ovvero se blocchi le ruote vai dritto, e sta cosa è simulata perfettamente. Riproviamo qui. Arrivazza 1. Allora cercherò di bloccare al centro curva mentre giro, blocco e la vettura va dritta. Sta roba, ragazzi, è perfetta. Un'altra cosa, ragazzi, che mi è piaciuta correlata al bloccaggio è lo spiattellamento. In questo momento sento lo spiattellamento sulle gomme anteriori, il volante vibra e quindi anche lo spiattellamento è simulato su Assetto Corsa Evo. Sento proprio, ragazzi, proprio vibrare il volante, e questa sensazione, fin quando non si va al box ovviamente a sostituire la gomma, almeno io per i pochi giri che ho provato, non si è pulito, passatemi il termine, ovvero può succedere che in alcuni simulatori lo spiattellamento è momentaneo e poi si va a pulire dopo un paio di giri, un paio di curve. No, in realtà qua è rimasto per tanto tempo. Cambiamo vettura, ragazzi, andiamo a vedere qualche altra cosa di interessante di Assetto Corsa Evo. Direi di prendere una bella Mazdina. Eccola qua, guardate che meraviglia. Ma come non potersi fermare 5 minuti a guardare anche gli interni? Cioè, guardate la roll bar come è fatta. Cioè, no, sta roba veramente, veramente tanta roba. Non mi aspettavo di perdere così tanto tempo nel guardarmi i dettagli delle vetture. Bravi veramente. Allora, ragazzi, un'altra cosa che mi è piaciuta, intanto eccesso di velocità al box, è l'insabbiamento, che è simulato veramente benissimo. Cioè, ovvero quando ci troviamo sulla sabbia l'auto si rallenta tantissimo e poi per uscire facciamo un po' di fatica, ok? Questa fatica che facciamo per uscire dipende dalla vettura. Cioè, una macchina più bassa farà più fatica nell'uscire ad uscire dalla sabbia con facilità. Una macchina più alta, per esempio come questa qui, un po' più stradale, esce più facilmente. E non so se addirittura quando c'è la pioggia, la sabbia bagnata ti tratterrà ancora più intensamente. Vedete? Cioè, l'effetto della sabbia è spettacolare, ma veramente uno spettacolo. Cioè, voglio vedere solo se è vero se in base all'altezza del veicolo è più facile o più difficile uscire dalla terra. Ok, mi è sembrato un pochino più difficile uscire rispetto. Vediamo, proviamo a stare fermi totalmente. Sì, mi sembra leggermente più difficile uscire dalla terra con una vettura molto bassa, però voglio provare con la pioggia. Facciamo, ragazzi, una piccola parentesi sulla pioggia e vi dico che per quanto può sembrarvi assurda o bellissima graficamente, l'altra sera Antonio Fiorillo mi ha fatto vedere un effetto su Assetto Corsa 1 della pioggia con una roba che si chiama Pure,
che fa spavento. Io spero che implementino quella pioggia lì di Assetto Corsa 1, ma una roba fotonica. Quindi per quanto possa sembrarvi bellissima la pioggia, ecco, diciamo che è ancora un pelino indietro rispetto a quello che si può vedere su Assetto Corsa 1. Ma a noi ci interessa in questo caso il modello fisico, quindi andiamo a vedere se effettivamente quando ci andiamo a interrare con la pioggia è un pochino più difficile uscire. Se era una mia impressione soltanto, è veramente così. Raga, non lo so, ma a me sembra più difficile uscire dalla terra. Sì, raga. Guardate che roba. Ma guardate che roba. Sì, sì, sì. Allora forse più che l'altezza della vettura è quando la terra è bagnata ha un effetto e quando è asciutta ne ha un altro. Cioè, mi sembra molto più complicato uscire. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto, ragazzi, è la perdita del posteriore in inserimento curva, ovvero quando andiamo a inserire forte l'auto, anziché scivolare con tutte e quattro le ruote, ovviamente si va a perdere il posteriore. Proviamo a fare un inserimento più forte del dovuto. Eccolo qua, vedete? Non ho rallentato bene l'auto, ho inserito a una velocità superiore di quella che poteva reggere il grip meccanico della vettura e ovviamente c'è stata la rotazione di sovrasterzo in ingresso. Un'altra figata che mi è piaciuta veramente tanto è questa. Cosa succede se andiamo a sgonfiare tutte le ruote mettendole proprio al minimo minimo minimo? Ragazzi, si sono scoppiate. Abbiamo scoppiato per esempio immediatamente l'anteriore sinistra. Guardate lì, 0 PSI. Ma ditemi se non è stupenda sta roba. Guardate che roba. Sentite. Tuc, 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 tuc. No, vabbè. Questa è veramente una roba top, ragazzi, eh. Così la finiamo di esagerare con le pressioni basse. Certo, forse tiene un po' troppo. Tiene un po' troppo lo stesso pur avendo una gomma a scoppia. Questo qua magari è una cosa che poi si può sistemare. Cioè, sì, effettivamente tiene un po' troppo. Vabbè, questa roba va sistemata, però il concetto è comunque che adesso bisogna dare un senso anche alle pressioni, perché se si esagera ricercando troppo grip con le pressioni basse, quello che può succedere appunto è che buchiamo una gomma. Però non capisco come mai sta macchina tiene come prima. Vabbè, comunque l'importante è che c'è l'implementazione di questa features e poi vedremo come verrà sviluppata più avanti. Un'altra cosa che mi è piaciuta abbastanza, devo dire, è l'overheating, ovvero l'accumulo di calore sulle gomme che poi portano ad uno scivolamento delle stesse. Questa cosa qua c'è su Assetto Corsa Evo, infatti se mettiamo TC a 0 facilmente ci sbeniamo, vediamo se è vero. Sì. In un attimo. Vediamo se adesso con la gomma rossa. Adesso abbiamo la gomma proprio totalmente rossa. Vediamo quanto scivola la vettura così. Aspetta. Sì, effettivamente c'è. Effettivamente c'è. Non riesco neanche. Sì. Sì, con la gomma a fuoco. Vediamo se riesco. Se qua mi sbanda anche andando piano piano. No, che già si è ripresa.
che già si è ripresa. Però sì, c'è, nel senso l'overheating c'è, magari va sistemato meglio, però esiste e quindi è simulato. Un'altra cosa simpatica che aumenta l'immersività di correre su Assetto Corsa Evo è il movimento dei piedi. Devo dire che l'animazione delle mani e dei piedi è fatta veramente bene, ok? Non copre mai la vista, il gomito si chiude nel modo corretto, vedete? Sembra una cosa stupida, però magari chi gioca in VR e poi magari si guarda intorno a vedere anche i piedi che si muovono, non lo so, ma secondo me aumenta tantissimo l'immersività. Ditemi la vostra. Non gli si può dire niente, ragazzi. Cioè, io negli intermezzi, quando devo fare una cosa, poi a un certo punto mi metto a guardare la vettura e mi piace tanto questa cosa. E non ci posso fare niente. Bene, però andiamo a dire adesso cosa non mi è piaciuto e secondo me cosa andrebbe migliorato. Ragazzi, passiamo a cosa invece non mi è piaciuto. Qua sto cercando di simulare una garetta ad Imola e questo semaforo, secondo me, che è più grande dello schermo, ecco, potrebbe essere messo un pochino più piccolino da parte, ok. Invece è molto interessante il fatto che uno può spostare anche l'HUD come vuole e questa cosa non è tanto intuitiva e non era tanto segnalata, però uno si può spostare la gomma dove vuole, il controchilometri dove vuole, questo è interessante. Per quanto riguarda invece, ritornando al gioco, non ci sono i danni in questo momento, quindi se andiamo a rovinare la vettura in qualche modo, ecco, non ci saranno danni almeno visivi e soprattutto quelli fisici della vettura sono minimi. Quindi in questo momento, in questa prima versione, non ci sono dei danni, ecco, eccessivi, quindi possiamo distruggere la macchina a piacimento, non perde l'ala, ecco, quindi è un po' limitata come esperienza, però ricordiamoci sempre che è un early access, vedete, cioè, ho distrutto la macchina ma non ha un graffio. Un'altra cosa che non mi è piaciuto tanto è la campionatura dell'audio di questa vettura che si ferma o che scivola, cioè che mi ricorda troppo Assetto Corsa il primo e quindi è tipo 20 anni che c'è sto suono. Sentite sto scivolamento, esattamente questo qua, e anche la sgommata delle ruote in pratica è identica ad Assetto Corsa 1 e secondo me, ecco, potrebbe essere migliorata. Sicuramente c'è un bug anche per quanto riguarda l'angolo del volante, perché superato quello del gioco il volante continua ad andare avanti, quindi non c'è un bump stop, il volante diventa leggero e va in giro come vuole, quindi bisogna stare anche attenti a non superare un certo angolo, quello della vettura. Sicuramente questa è una cosa che andrà fissata più avanti. Poi per quanto riguarda ancora la fisica, bella, nel senso, avete visto quanto è alla fine complessa e quanto è ricca la fisica, solo che alcune volte mi trovo a combattere con un sottosterzo che non capisco, cioè per esempio quando, ecco, in questo momento sono col pieno carico sulle ruote anteriori, anche così, cioè in rilascio dell'acceleratore e anche in discesa, quando tutto il carico va sulle ruote anteriori, ecco, queste non rispondono per come vorrei. Mi aspetto invece che ci sia un inserimento migliore, appunto perché il carico è tutto in quel momento sulle ruote anteriori. In realtà c'è questo sottosterzo che pervade la vettura quasi in ogni occasione, ecco, un sottosterzo che è difficile da togliere e questa cosa mi pare che c'era anche su Assetto Corsa il primo, che appunto le auto per la maggiore sono sottosterzanti. Ora potrebbe dipendere dai setup stock, visto che comunque è anche pensato, tra virgolette, per essere utilizzato col controller, quindi magari tutti i setup partono sottosterzanti e poi magari è una cosa che si può migliorare con setup. Lo vedremo. Mentre buona, devo dire, la rotazione della vettura in uscita di curva, che appunto non ti fa sentire il sottosterzo. È solo un problema di inserimento, ecco, che se adesso vado a fare la rotazione giusta in uscita, vedete, in inserimento c'è sempre questo sottosterzo, però l'uscita, ecco, regolando il TC si riesce ad uscire bene facendo ruotare bene la macchina. Sentite l'audio dinamico, è spettacolo. Si interrompe il muretto e si interrompe quella pressione sonora che aumenta appunto durante quell'occasione lì.
Anche i cordoli sono fatti abbastanza bene. Devo dire che la vettura si comporta per come me la immaginavo. Quando addirittura avevo fatto la reaction al trailer e vedevo la vettura saltare sul bump in un certo modo, e qualcuno addirittura si è azzardato a prendermi per il culo: ma come si fa a giudicare la fisica da un trailer, da come si muove? E ragazzi, l'occhio si abitua. È come vedere una partita di calcio. Tu sai esattamente quando uno tira dove va a finire quel pallone. O il ping pong, la stessa cosa. È così. Mi sono abituato a vedere talmente tanti onboard, talmente tante cose, che riesco a decifrare alcuni dettagli interessanti, appunto solo guardando un trailer, purché questo sia ovviamente in game footage, cioè ricavato dal gioco. E quindi ragazzi, tornando a noi, Assetto Corsa Evo è un arcade? Ma assolutamente no. È un simulatore rivoluzionario? Assolutamente no. Ovviamente è in base alle aspettative che vi siete fatti. Se pensavate che questo fosse stato uno stravolgimento assoluto, un videogame rivoluzionario, ovviamente non lo è, ma non è neanche un arcade. Cos'è? È l'evoluzione appunto di Assetto Corsa 1. E sono veramente felice che sia così, perché Assetto Corsa Competizione su quel motore fisico Unreal Engine non avrebbe funzionato, mentre qui adesso la base di partenza si parte veramente altissimi, ok? E per essere un early access ci sono tutte le sensazioni giuste che vengono comunicate al volante, quindi a noi, per poterci divertire. Funziona. E si riescono anche a percepire le differenze tra le varie vetture sul volante, il peso della macchina, ok? La rotazione in base a quanta potenza ha la vettura, per esempio provando a fare una rotazione con l'MX5 mettendo giù a tavoletta, non è la stessa cosa di farla con la MG GT2, ok? E la stessa cosa vale per l'inserimento, per la velocità in curva. Cioè, il simulatore, ragazzi, è ottimo. Io non capisco per quale motivo bisogna insultarlo senza motivo, senza mai aver fatto magari dei test così approfonditi. E poi ricordiamoci che un early access alla prima versione adesso avrà un anno di sviluppo. Mi pare che la data di uscita sia a fine 2025, quindi magari lo vedremo, che ne so, ottobre, novembre, dicembre 2025, e quindi devo dire che lo seguiremo tantissimo in questo periodo, e magari faremo un video ogni volta che ci sarà un aggiornamento importante, per vedere appunto l'evoluzione, aspettando che arrivi l'estate anche per farci qualche giro su questo open world di 1600 km che dovrebbe arrivare appunto a luglio. Niente ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo con gli amici, e noi come sempre ci vediamo in pista.